Mozzarella, pizza, spaghetti, focaccia, risotto, tortellini, fettuccine. Che cosa hanno in comune? Ma è ovvio, sono tutte parole che hanno delle doppie. Perché pensavi parlassi di cibo? Uno degli aspetti più detestati da chi impara l'italiano, ma che causa un bel po' di problemi anche a noi madrelingua. So che molti di voi che imparate l'italiano le odiano e avete i vostri buoni motivi. Io però le adoro, sono una delle caratteristiche che rendono l'italiano unico tra le lingue romanze più conosciute e contribuiscono alla sua musicalità, tanto amata all'estero. Ma da dove vengono queste doppie? Ve lo siete mai chiesti? Benvenuti su Podcast Italiano, il canale per chi impara o ama la lingua italiana. Se impari l'italiano con i miei video, puoi avere accesso al PDF nel mio Podcast Italiano Club. Trovi il link qui o in basso. Ci sono varie lingue europee in cui esistono doppie grafiche. L'inglese ha parole come baggage, occur, follower. Il francese ha hommage, année, arrêté. Il tedesco ha Straße, Emma, offen. Ecco, se ci fate caso, non si pronunciano lunghe. Cioè la doppia c'è, ma è solo scritta, non si pronuncia. Sì, noi italiani diciamo magari follower, ma questo perché vediamo due L scritte e le pronunciamo come faremmo in italiano, come una doppia. In inglese però la L è una sola, follower. Le ragioni per cui queste lingue hanno delle doppie che si scrivono ma non si leggono sono interessantissime, ma occupiamoci ora delle doppie italiane. Questo dopotutto è podcast italiano. In italiano le consonanti doppie, come sapete, si pronunciano effettivamente lunghe o rafforzate. Questo avviene tra due vocali e mai all'inizio di una parola, se non in un caso particolare. In fonologia si parla di consonanti geminate, dal latino geminatio, cioè raddoppiamento, da gemini, ossia gemelli. Gemello, tra l'altro, contiene al suo interno una consonante geminata ed è anche il mio cognome. Coincidenze? Io non credo. E quindi una palla non è una pala, il fatto non è il fato, un faro non è il farro. E sì, non stavate aspettando. Say the line, Bart! Un anno non è un ano. Ho già fatto questa battuta almeno 5 volte. In italiano la lunghezza delle consonanti è distintiva, può dunque essere l'unico tratto a distinguere due parole diverse e a fare la differenza tra parlare della propria età e parlare della quantità di buchi del... Per questo è importante pronunciare le doppie bene. L'italiano ovviamente non è l'unica delle oltre 7000 lingue del mondo in cui la geminazione è distintiva. Non siamo così speciali. Lo è anche in arabo, in giapponese, polacco, ungherese, turco e molte altre. Ma tra le lingue romanze principali, l'italiano è l'unica in cui la geminazione è distintiva. In italiano ben 15 lettere e i rispettivi suoni o fonemi possono essere raddoppiati. La geminazione non avviene solo nella lingua nazionale, l'italiano, è una caratteristica tipica di tutte le varietà italo-romanze parlate nel centro e sud della penisola, al di sotto di quella che in linguistica è una linea geografica molto conosciuta, la linea La Spezia-Rimini. Semplificando un po', le lingue parlate al di sopra e al di sotto di questa linea, che passa più o meno dove ci sono gli Appennini, hanno alcune differenze significative, tra cui il comportamento delle geminate. Sopra la linea, e quindi anche negli altri paesi di lingua romanza, sono sparite. Sotto, quindi centro e sud Italia, si sono mantenute. L'italiano, che viene dal toscano ed è una lingua centro-meridionale, le ha preservate. Ho detto preservate perché in latino, sì, arriva il momento in cui si parla di latino, le consonanti geminate c'erano già. Anche in latino dunque un anus non era un annus. Bene, quindi in italiano e nelle varietà del centro-sud sono rimaste, nelle altre lingue romanze no. Beh, peggio per loro. Alla prossima, grazie per aver guardato. Scherzo. In realtà la situazione è un po' più complicata. Che cosa vi aspettavate? È sempre più complicata, sempre. Sì, in alcune parole le doppie sono un'eredità del latino. Se una parola latina aveva una doppia, tipicamente la parola figlia in italiano l'ha conservata. Il nostro anno era un annus in latino. La nostra stella era una stella, anche in latino. La nostra terra era terra, anche in latino. La nostra lettera era littera. Ecco, per queste doppie date la colpa al latino. Nelle altre lingue romanze principali, le geminate che c'erano in latino o sono sparite
o hanno dato origine a nuovi suoni. La doppia L latina in parole come stella in spagnolo è diventata proprio un nuovo suono, gli, estrella, che oggi da molti viene sostituito con gli, estrella. Ma le doppie del latino erano così belle che ne abbiamo volute di più, molte di più. In molti casi le nostre geminate sono nate per assimilazione, che significa che in sequenze o nessi di due consonanti la seconda assimila la prima, cioè la rende simile a se stessa, uguale a se stessa. Assimilazione regressiva, come si suol dire, perché torna indietro, come i granchi. Da nocten, per esempio, abbiamo notte. La T assimila K, notte. Da columna abbiamo colonna. La N assimila la M. Da saxum, che sarebbe X, abbiamo sasso. La X assimila la SC. Da scriptum abbiamo scritto. Da admittere, ammettere. Capite come funziona? E sentite, lo spazio che prima era occupato da due consonanti, ora è occupato da una consonante lunga, doppia. In molte delle vostre lingue probabilmente avete parole in cui si vede un legame con i termini originali latini, come in inglese, per esempio nocturnal o column o scripture. E a proposito, è per assimilazione che il latino stesso aveva acquisito le sue doppie. Terra deriva dal proto-italico terza e stella da sterola. Però non sono esperto di latino, chiedete a Luca Ranieri. L'assimilazione è anche alla base di un altro fenomeno che adoro, il raddoppiamento fonosintattico. Cioè un raddoppiamento che io chiamo fantasma, nel senso che non ce n'è traccia nella scrittura. Così come dm in admittere diventa una m lunga, ammettere. Lo stesso succede anche tra due parole, come in adme, che diventa a me, oppure quid facis, che diventa che fai, quid facis, che fai. Df diventa f, una f lunga. Anche qui si tratta di un fenomeno di assimilazione, ma vi lascio il video che ho fatto tempo fa se volete saperne di più. Ma non finisce qui. In molti casi la doppia si è creata prima di Yod. Ma chi è Yod? Non è una persona, è il nome che i linguisti danno al suono Y, quello di parole come ieri, tieni, Siena. Si scrive con una I, ma si pronuncia come una sorta di consonante. Ieri. Ecco, Yod aveva la tendenza a far raddoppiare la consonante precedente. E dunque il tardo latino rabian diventa in italiano rabbia. Il latino classico sapiat diventa sappia, proprio perché c'è quel suono o si è sviluppato con il tempo che a sua volta fa raddoppiare la consonante precedente. Windemian, vendemmia. Y fa raddoppiare la M, vendemmia. In parole come capulum e speculum succedono un po' di cose che portano a capio e specchio, che diventano a loro volta e specchio con delle doppie prima di Y. E lo stesso succede proprio in duplus, che diventa doppio con una doppia P prima del suono Y, cioè Yod. Ed è a causa dello stesso effetto raddoppiante del signor Yod che abbiamo i suoni lunghi palatali in giugno, luglio, da Iunium e Iulius. Se vi ricordate ci sono 5 suoni che l'italiano ha ma che il latino non aveva, che sono sempre lunghi, sempre geminati. Ho dedicato loro un video, ma se non vi ricordaste si tratta di sh, gli, z, z, gn. I motivi per cui questi 5 suoni sono sempre lunghi sono gli stessi che abbiamo visto finora. Assimilazione e raddoppiamento prima di Yod. Ma andate a vedere pure quel video, già che ci siete. Ci sono poi parole come femmina e cathedra, che veniva a sua volta dal greco, che sono sdrucciole. Ma che vuol dire sdrucciola? Una parola è sdrucciola quando il suo accento cade sulla terzultima sillaba, cioè femmina, femmina, oppure cattedra, cattedra. Per qualche motivo, in molte parole sdrucciole, la consonante successiva alla sillaba tonica, dove cade l'accento, quindi fe o ca, è diventata doppia e quindi abbiamo femmina e cattedra. E altri esempi sono pubblico, che in latino era publicus, macchina, in latino machina, attimo, che in latino era atomum.
o viene da atomum. Questo non è successo sempre, ma solo in alcune parole. Alcune geminazioni si sono verificate dopo gli accenti secondari. Una parola tipicamente, se non lo sapevate, ha un accento primario e uno secondario. Secondario, se, accento secondario, da, accento primario. In parole come accademia, coccodrillo, ubbidire, c'è stata una geminazione nella consonante che segue l'accento secondario. In latino non c'erano queste doppie. E queste sono le origini principali delle doppie in italiano. E come vedete l'italiano ne ha un sacco e causano non pochi problemi a chi impara l'italiano, ma anche a noi italiani. Antonio's camera assistant, Dominic De Coco. Dominic De Coco. Com'è? Dominic De Coco. Bravo, bravo. Per i bambini italiani le doppie pongono un problema nell'apprendimento dell'ortografia. Ci sono poi fenomeni fonetici regionali che complicano ulteriormente le cose. Al nord si tende, per influenza delle lingue o dialetti regionali, a non dirle, specie in accenti molto marcati, e al centro-sud si tende ad aggiungerne, anche in parole che in italiano non le avrebbero. Un esempio tipico è la B tra due vocali, che in tutto il centro-sud raddoppia. Abile diventa abile, roba diventa robba. Storicamente anche i letterati che scrivevano in italiano hanno avuto problemi con le doppie. Galileo scriveva sia esempio che esempio e il purista Basilio Puoti scriveva fagiolata al posto di fagiolata. Il grammatico Daniello Bartoli scriveva nel 1844: il raddoppiar delle consonanti è materia malagevole a volerla condurre per via di regole universali. Cioè, è difficile trovare regole universali per il funzionamento delle doppie, sebbene molti grammatici ci abbiano provato. Oggi c'è meno incertezza di un tempo. L'italiano è una lingua effettivamente usata e i vocabolari, nonché i correttori ortografici, sanciscono quali forme sono corrette e quali no. Tuttavia rimangono alcune incertezze. Abietto o abbietto? Obiettivo o obiettivo? Accelerare o accelerare? Collutorio o colluttorio? In alcuni casi i dizionari accettano due forme, in altri solo una, ma i parlanti tipicamente se ne fregano dei dizionari e dicono come gli pare, quindi accelerare o colluttorio, forme che il mio correttore ortografico segna come sbagliate. Italiani all'ascolto, come le pronunciate voi? Siate onesti. E per gli stranieri, che cosa ne pensate delle doppie? Vi piacciono? Le detestate? Quali doppie in particolare vi causano più problemi? Ah, e se impari l'italiano ti starei chiedendo: bene, ma come fare per imparare a pronunciare bene queste benedette doppie? Mi spiace, ma questo lo devo tenere per il mio corso di pronuncia che sto preparando, se no di che cosa parlo? Sì, ho iniziato a lavorare a un corso di pronuncia che spero vedrà la luce tra qualche mese, non so esattamente quando, ma vi aggiornerò. Ma per i membri del Podcast Italiano Club registrerò un episodio del mio podcast esclusivo in cui parlerò proprio di doppie, fornendo qualche esercizio interessante. Il club è la mia pagina su Patreon, se non lo sapeste, dove creo materiali esclusivi per i membri che sostengono questo progetto. E spesso, tra l'altro, ho parlato di pronuncia, ho fatto lezioni sulla pronuncia e continuerò a farlo nei prossimi mesi finché non avrò un bellissimo corso. Qui ai lati vedete le persone che mi sostengono sul club, a cui va il mio ringraziamento. Spero il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima settimana. Statemi bene.